Ciao a tutti, bentornati nel nostro mondo sommerso, sono Sharin. Mentre attendiamo la maturazione del nostro cubo marino, oggi torniamo a parlare di acquariofilia dolce e vi proponiamo un nuovo progetto. Perché a noi di Fight Tank stare con le mani in mano non piace proprio. Scherzi a parte, oggi allestiremo un nano acquario dallo scape un po' particolare. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate ed iniziamo. Sigla! Quella che vogliamo allestire oggi è una mini vasca dalle dimensioni di 36 x 23 x 26 cm per una capacità di circa 22 litri lordi. La particolarità sarà, come vi abbiamo già spoilerato, nello scape. Cercheremo di sviluppare la struttura ben oltre la superficie dell'acqua per dare alla composizione un effetto molto particolare e di sicuro impatto. La sfida sarà mantenere un buon bilanciamento tra vegetazione sommersa e quella emersa, selezionando le piante più adatte per ogni zona per ottenere un risultato il più naturale possibile. Veniamo alla realizzazione. Ovviamente siamo partiti dall'hardscape. La nostra scelta è ricaduta su rocce laviche in combinazione con una radice dalle dimensioni generose. Di quest'ultima, alla fine, saranno visibili solo le 3 appendici superiori, in modo da rendere l'effetto di 3 alberi radicati a pelo d'acqua su un'isola rocciosa. Abbiamo iniziato ad assemblare dalla base, posizionando i vari frammenti di roccia lavica per ricreare la nostra isola e dare supporto alla radice. L'idea era quella di creare 2 superfici piane a diverse altezze, su cui in futuro coltivare un praticello di Monte Carlo. Una volta ottenuta una disposizione soddisfacente, siamo passati all'incollaggio dei singoli pezzi. Abbiamo utilizzato la Impa Super Ancora, un mastice bicomponente a base poliuretanica. La colla Impa è un prodotto 100% made in Italy e ci è piaciuta un sacco perché garantisce un forte potere di incollaggio ed una polimerizzazione rapida, circa 7 minuti. E non ci pagano per dirlo. L'incollaggio ci ha richiesto un po' di tempo. Vi lasciamo qualche clip. Finito di incollare, siamo poi passati alla fase forse più particolare di tutto il progetto, il sistema idraulico. Per garantire ai muschi che andranno a coprire i nostri tronchi sufficiente umidità, abbiamo studiato un sistema di irrigazione continuo alimentato da una mini pompa da 300 litri orari, una Oase Optimax 300, inserita in una gabbia di rete ed avvolta da lana di Perlon, che fungerà in parte anche da filtro, affiancando quello principale. Alla pompa è stato collegato uno spezzone di tubo da 16 mm, il quale è stato a sua volta collegato a 3 tubi più piccoli, i classici tubi da aeratore, uno per tronco, nascosti nella parte posteriore del legno, così come la pompa stessa. Terminato l'impianto, abbiamo provveduto ad un veloce test. Ed incredibilmente tutto ha funzionato a dovere. La parte emersa, in un primo momento, avrebbe dovuto ospitare delle felci piantate in un mix di akadama, sfagno e cheto e legate ai nostri tronchi con il terra tape dell'Ada, in modo da ricreare la chioma dei nostri alberi. Successivamente, però, ci siamo resi conto che l'effetto Margotta non ci piaceva, il che ci ha fatto propendere per la sostituzione delle felci con qualcosa di più adatto, di cui parleremo alla fine del video. L'altra star, per quanto riguarda la parte emersa e non solo, è il muschio che andrà a coprire i nostri tronchi. Questo, per fortuna, c'è ancora. Abbiamo usato una combinazione di Christmas moss e vesiculari aferieri,
in modo da ottenere un effetto naturale e ricco di dettagli. Il vesicolare a ferrieri è stato usato solo per la parte emersa, mentre per la parte sommersa e per la zona di transizione è stato usato il vesicolare a montagneri. Per l'applicazione del muschio abbiamo utilizzato del comune filo da cucito, mentre per mantenere l'umidità necessaria, in aggiunta al sistema di irrigazione, la superficie del legno è stata preventivamente avvolta con il già citato Ada Terra Tape. Trattandosi di una pianta coltivata in vitro, è importante lavarla accuratamente prima di introdurla in vasca per rimuovere tutti i residui altamente inquinanti di gel da coltivazione. Mi raccomando! Terminata la parte emersa, siamo tornati sott'acqua per occuparci dei dettagli. Per simulare l'apparato radicale e rendere la composizione più interessante, abbiamo utilizzato frammenti di legno più piccoli, incollati questa volta con della colla cianoacrilica. Abbiamo quindi iniziato con la piantumazione. Per rispettare le proporzioni, la scelta è ricaduta principalmente su piante di piccola taglia. Abbiamo quindi preferito, dove possibile, piante coltivate in vitro. Queste infatti sono solitamente più piccole ed una singola cup può contenerne fino a 5 o 6 esemplari, rendendole in questi casi una scelta molto vantaggiosa. Le piante coltivate in vitro, inoltre, sono completamente prive di organismi dannosi o indesiderati. 2 vantaggi in uno. Per la parte rocciosa abbiamo optato per piante epifite. Bucephalandra Red Mini, Bucephalandra Wavy Green, Bucephalandra Cheda Gang e la, sempre verde, Anubias Bonsai. Le piante epifite non hanno bisogno di substrato per sopravvivere perché riescono, attraverso le radici, ad assimilare il nutrimento disciolto in acqua e per questo motivo noi abbiamo deciso di incastrarle direttamente o incollarle alla rocciata con la colla cianoacrilica. In questo modo abbiamo anche potuto nascondere alcune piccole imperfezioni del landscape. Per le superfici piane del nostro atollo sommerso, invece, abbiamo optato per un praticello di Monte Carlo. La Monte Carlo normalmente è più adatta ad essere coltivata su un substrato fertile. Tuttavia, se le esigenze di luce, fertilizzazione in colonna e CO2 vengono rispettate, è possibile coltivarla anche su roccia, in maniera simile alle piante epifite. In ogni caso sarà importante una costante potatura per evitare che gli strati più bassi, meno esposti alla luce, possano marcire, causando il distacco con conseguente galleggiamento della parte superiore. Abbiamo infine inserito lo scape in vasca e per completare la composizione abbiamo ricavato una zona isolata nella parte posteriore. L'abbiamo riempita di substrato ad Amazonia 2 addizionato con le tabs fertili in dotazione e ci abbiamo piantato alcuni esemplari di Alternanthera reni chinini. Vista la tipologia di piante inserite, è stato necessario adottare un impianto di arricchimento di CO2. A causa delle dimensioni ridotte della vasca, però, ad un sistema tradizionale a bombola abbiamo preferito il kit Neo CO2, un particolare sistema che basa la produzione di anidride carbonica su processi biologici di decomposizione. Per attivarlo sarà sufficiente riempire la bottiglia fornita con 300 ml di acqua a 50 gradi. Agitare 100 volte
attendere 24 ore ed aggiungere il contenuto della busta fornita in dotazione, oltre ad ulteriori 200 ml d'acqua a 30 gradi. L'impianto inizierà quindi a produrre anidride carbonica come per magia. L'effetto durerà circa un mese, al termine del quale sarà sufficiente inserire il contenuto di una busta di refill, acquistabile a parte, oltre a sempre 200 ml d'acqua a 30 gradi, per riattivare il processo. Come vi abbiamo accennato prima, l'effetto finale delle felci non ci convinceva particolarmente. Così, come ultima cosa, le abbiamo rimosse per sostituirle con delle varietà di tillandsia, che, oltre ad essere più gradevoli alla vista, semplificano di molto la gestione, perché sono in grado di assorbire acqua direttamente dalle foglie e non necessitano quindi di substrato. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Fateci sapere nei commenti se i nostri allestimenti un po' anticonvenzionali vi piacciono oppure preferireste qualcosa di più classico. Come sempre vi ricordo di iscrivervi, mettervi un like e colpire la campanella. Vi lascio qualche clip della vasca allestita. Noi ci rivediamo tra 2 settimane dove torneremo a parlare di marino, davanti ai fornelli. Un saluto a tutti da Sharin. Ciao! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Abbiamo studiato un sistema di irrigazione continuo alimentato da una mini pompa da 300. Abbiamo studiato un sistema di irrigazione continuo alimentato da una mini pompa da 300 litri orari. Izzica. Siamo i soldi in droga. Caraio! Ma vuoi farmi parlare? Cioè, non lo so. Caraio è una parola. Canzoni brasiliane di James. Che cadde nel muro. Non è tanto bello. Ok. Scusa. Qua potrebbe... È una merda, stiamo fermo.